Perché non deve andare? Eccoci dal vivo, ce l'abbiamo fatta finalmente. Un secondo solo, amici. Che l'inizio di ogni live è sempre un po' delicato, devo capire come vanno le cose. Ok. Bene. Allora, aspettiamo che si colleghi qualcuno intanto. E andiamo a sondare qualche garetta in multiplayer. Come avete visto dal titolo, faremo dei commenti stasera su gare di gente a caso. Non dovrei giocare, a meno che mi arrabbio, allora lì scenderò in campo. Allora, intanto vedo già un collegato, quindi ti saluto subito, tu primo entrato, ciao. Questa sera faremo una cosa un po' diversa, possiamo attivare la webcam, visto che c'è qualcuno. Eccomi qua. Ok, quello che andremo a fare stasera, intanto saluto da Mapo, amici di recordinggame.it, quello che andremo a fare stasera non è altro che una cosa che avevo già preannunciato, ovvero un esperimento di telecronache di gara, gare a caso, gare di gente nel mondo che non sa che io sono lì che lo spio. Siamo su Xbox One, un po' difficile fare live su Xbox perché devo passare dall'app, quindi devo fare streaming, un casino della Madonna che non avendo una scrivania per me non è facile, ma ce la possiamo fare, ci sto provando. Quindi andiamo un attimo in multiplayer, direi di andare a testare la divisione a rotazione, quindi beccare gare a caso veramente di tutti i tipi, di tutte le macchine, in continuo cambiamento in sostanza. Avevo un'altra webcam un po' più carina, ma purtroppo non so perché stasera ho deciso di non funzionare, quindi mi sono attaccato a quella integrata nel portatile che è un po' così, diciamo. Allora, divisione a rotazione. Entro subito, spero anche che non laghi troppo perché sinceramente non mi ricordo di aver fatto mai, cioè non ho fatto tanto spesso lo spettatore in questo gioco, perché ovviamente giocare è un po' più bello. E quindi non so neanche gestire bene la regia, quello che serve, no? per scegliere il veicolo da seguire, per le inquadrature, però tutto sommato non penso sia difficile. Allora, siamo col Raider Rally, mi devo mettere in modalità spettatore o telespettatore. Loro non sanno di essere osservati da me, non sanno, il microfono non lo possono sentire perché è attaccato solo al PC e non è attaccato alla console. Allora, lo spettatore si mette con la Y, quindi assisti. Entriamo intanto in questa gara che sta per completarsi a Vir. Eccoci qua, allora prendiamo un po' di dimestichezza con i comandi, quindi questi piloti, guarda che... Sì. Allora devo capire un attimo, scusatemi perché non so bene come funziona. Circuito del VIR. Allora attiva, disattiva gamer tag, ok. Informazioni di giocatore non mi interessano, che sono qua a fianco. Questi sono sul veicolo. Qua c'è lo zoom di mappa. Poi che abbiamo la visuale. Infogare. Ok, qui ci sono un bel po' di cose che si possono fare. Restiamo sulla mappa nel frattempo. Saluto intanto gli altri spettatori collegati. Salutatemi in chat così almeno da capire chi siete. È sempre un piacere di scambiare due chiacchiere virtuali con voi. Allora, cambia auto. Intanto andiamo su una visuale di gioco. E stiamo seguendo allora sto seguendo chi è che sto seguendo? Perché deve essere così difficile? Sono io che sono imbranato.
Ci sono quasi, datemi un secondo. Infogara, se metto no cosa succede? Ah, che va così. Però il gamer tag non me lo fa apparire, non capisco perché. Vabbè, comunque questo qua è il primo, ce l'abbiamo fatta, insomma. È una prima live di test, avrei potuto farlo offline, ma invece no, buttiamoci sul pezzo, perché non buttarsi sul pezzo direttamente così? Allora, quindi anche la fisica è un po' diversa quando si parla di modalità spettatore, perché vedete che le auto non è che siano proprio fedelissime a come quando giochi, parlo di forza di gravità, forza G. Questo probabilmente lo fanno per risparmiare banda, penso. Non la banda musicale. Allora, se io faccio un bel cambio auto, mettiamoci sul terzo. Ah, però qua è già finita. Ah, posso anche votare per il prossimo tracciato, certo, perché loro si aspettano che io partecipi, ma io non parteciperò, farò la spia. Qua stiamo parlando di eroi del rally, Lancia Martini, che non ha ancora finito la sua gara, eccolo qua, finisce ora. Andiamo sugli ultimi, quanti sono? Solo 7? Ma hanno finito tutti? Questa qui è la Lancia Stratos HF. Oh, che bello che mi dà le informazioni lì a destra. Gruppo 4, ce l'ho sto mezzo, l'ho provata, mi ricordo, non è affatto male. Ok, gara finita, vediamo cosa succede nella prossimo circuito. Penso a Miami a questo punto, almeno io ho votato quella. Quella che vedete alle mie spalle è la mia macchina, il mio Deltone, di cui ho fatto un bel video, mi ricordo. Non ha fatto male, anche se poi l'ho guidata poco tempo fa e non mi piaceva. Perché sono così, devo dire, un po' di tempo fa facevo gli assetti in un modo, se li riprendo adesso non mi piacciono più, continuo a cambiare. Infatti quello che dico sempre è che non si smette mai di imparare, ed è vero, ed è proprio così. Allora, siamo con che categoria? Allora, se mi suggerisce la Maserati, auto che non è affatto male, quindi classe A in questo caso. Capiamo se intanto a me mi lascia come spettatore o mi devo reimpostare, se no va a finire che mi tocca correre anche a me, ma qualche garetta la faccio, non è che adesso posso stare in panchina tutta la sera. Quindi Miami confermato, ma al meteo con pioggia. Andiamo a vedere le auto che si potrebbero usare in questa gara, chiaramente solo quelle che io ho nel garage perché non ce le ho proprio tutte. Quindi categoria sono Luxury Sport. Beh, il Panamera Turbo è proprio da maranza, non è affatto male, la guiderei subito. Le Rolls, quante Rolls c'ho uguali? Così, mi piacciono le Rolls, perché non farmene 3 uguali? Ah, vedo un po' di doppioni. No, queste non sono uguali. Sembrano uguali. Allora, io faccio finta di guidare con la Maserati. Ma questo solo perché c'è lo sponsor, no? Cioè, almeno qualcuno che un tornaconto indietro bisogna averlo. Vediamo un po' i piloti di questa gara. Intanto mi rimetto in modalità spettatore. Allora, Mr. Epic Toast. Vediamo intanto la gara precedente come era andata. Mr. Epic Toast che con l'Audi S1, guardiamo anche i tempi, 1,30, quindi tutti hanno girato sporchi, con questa tutta da tavolaro. Quindi teneremo d'occhio questo Mr. Epic, questo Mordi PQ e questo Tiptonator One. E chi l'ha mai sentito? Mai. Però anche gli altri, magari qualche rivelazione ci può essere. Vedo i due fratelli Danger Cat Calls e Danger Cat Smith. Ma chi sono questi? Ma non posso commentare sta gente, per favore. Allora, ordinamento di griglia, io sono sempre spettatore, bravi ragazzi, si sta per partire, quindi la partenza proprio al semaforo mi sa che non la vedremo, perché quando si è come visitor si parte già lanciati anche dalla cabina. Che c'ho anche gli auricolari per sentire meglio.
si potrebbero mettere. Però devo abbassare un po' il volume, sennò poi mi tocca urlare. Eccoci partiti! Attenzione, Mr. Epic! Lanciatissimo! Scegliamo un pilota e seguiamolo, mettiamoci sul terzo, cosa ne dite? Io direi di seguire più o meno il terzo, così da avere sotto controllo un po' di gente. Eccoli qua! Allora, qua succedono già un po' di disastri. Stiamo seguendo uno dei due fratelli Danger, Cat Smith. Togliamo anche la mappa che mi dà fastidio, via sta roba. E ho scelto il pilota sbagliato, qui si stanno per sportellare, attenzione. Buonasera intanto a DDT che si è collegato in chat, modalità nuova di video, primo esperimento. Allora, ho scelto il pilota sbagliato perché questo è quello che neanche gli sponsor si cagano praticamente, è l'Andrea Iannone dei tempi nostri. Torniamo sul terzo, vediamo un po'. Non volevo offendere, ho scelto proprio l'uomo giusto, l'uomo Michelin che ha provato i copertoni. Un po' di mischione, ma io voglio un po' di bagarre, ragazzi. È possibile che non si riesca a fare qualcosa di buono, a vedere sorpassi, adrenalina di gioco. Che abbiamo qui? Con una Bentley Continental Super Sport abbiamo Disturbed 900. Io non so, quando siete andati all'anagrafe per mettere i vostri gamer tag, ma cioè, hanno sbagliato qualcosa, non si capisce. Ok, allora la gara si è abbastanza stabilizzata. Seconda posizione c'è GOG che non l'avevo neanche nominato in pre-gara, ma il Mr. Epic è sempre primo, quindi deve essere veramente un osso duro quel Mr. Epic là davanti. Più tardi andremo a salutarlo. Diciamo che sono abbastanza isolati i primi tre. Attenzione che c'è nebbia in Valpadana. Molto tranquillo, si vede che è un'auto delicatina questa Bentley. Io devo dire che non sono per niente un fanatico delle Bentley, nonostante molti invece lo siano. Sembrano un po' più auto da papponi, per quanto possano sembrare sportive, secondo me sono più auto di lusso. Infatti questa è la categoria Luxury Sport, quella per andare di notte in certi viali a caricare donne generose. Attenzione, cosa combina GOG? Ma sembra che stiano guidando sul ghiaccio, molto lenti. Purtroppo non vi so dire come è l'asfalto, come l'aderenza, perché non sto guidando io. Vediamo com'è. Allora, terza posizione consolidata. Andiamo a trovare un attimo il secondo, GOG. Bella questa Maserati. Ma questa è la GTS? Ah, la GTE, questa è Gran Turismo S edizione Forza. No, ma metticelo qualche parafango allargato, tranquillo che di strada ce n'è per ospitarti. Io ho questa macchina, ma ho la versione base, quella da barbone, cosa vuoi che sia, 100.000 euro te la tirano dietro. Molto bella da vedere, peccato che tu non sai molto guidare in questo circuito. C'è un po' di noia e tristezza, secondo me il Parorti prima o poi ti si stacca. Andiamo a trovare Mr. Epic perché è il vincitore. DDT dice questa Bentley in particolare è un barcone, sì, questa ma anche le altre. Allora, Mr. Epic guida anche lui una Bentley, però devo dire, e forse c'ha ragione DDT perché questa Bentley XP10 Speed 6 Concept, perché se non era Concept cambiava, questa non è affatto male, diamogli uno sguardo, bella. Molto bella, i cerchi sono del 45. La gara è un po' giù di tono, devo dire. Siamo nella divisione a rotazione, quindi gli assetti sono consentiti. Ogni gara si cambia tipo di veicolo, quindi non si è, diciamo, allenati. Allora, visto che qua le posizioni sono consolidate, direi di provare ad andare un po' più indietro dai fratelli Danger. Vediamo se c'è un po' di bagarre. Eccola qua il Panamera, questa mi piaceva, la vedo un po' sportellata, qui mi sa che ha usato un po' le portiere degli altri per fare le curve, o forse sono gli altri che sono andati in appoggio, maledetti bastardi. Andiamo un pochino più indietro, settima piazza, abbiamo Grainblair. Attenzione, sorpasso incredibile! Sì, incredibile nel senso che sei veramente un ignorante incredibile. Niente da fare, si è lanciato proprio alla Need for Speed in freno a mano, non gli hanno ancora spiegato che questo è Forza Motorsport. Ma attenzione perché in sesta e quinta posizione abbiamo i fratelli Danger, andiamo subito a trovare Danger Cat Smith con l'Infinity, guardate, sentite che voce rauca, qua ha bisogno di un po' di Benagol, è proprio assordante il rumore. DDT, visto che sei collegato insieme anche agli altri,
se vogliono salutare via chat. Come al solito ti chiedo un controllo volumi microfono, ma anche audio di gioco, perché non voglio, cioè la mia voce sono sicuro che si sente bene perché ce l'ho qua, ma anche l'audio di gioco ci tengo che si senta, quindi dimmi se devo alzare un pelino. Attenzione ai fratelli Danger, qua è un derby in casa, sicuramente questi giocano tipo uno in una cameretta, l'altro nell'altra, e c'è la mamma che sclera perché non funziona il wifi in casa, probabilmente va così, più o meno. Analizziamo un attimo i loro nomi. Allora, Danger Cat Smith, cosa vuol dire? Smith, il gatto pericoloso? Non so. Attenzione qua, sorpasso in casa, vediamo se lo farà pulito ai danni di Cat Coles. Abbiamo Smith e Coles in sostanza, penso che i loro nomi siano quelli, Smith e Coles. Vediamo le informazioni sul veicolo, se mi appaiono, cosa si può avere. Si possono avere solo questo tipo di dati, mi sa. E attenzione al dritto di Cat Coles, intimorito dal fratello, che probabilmente gli ha tirato una gomitata, perché ce l'avrà proprio di fianco. E vabbè, è andata così. Bandiera a scacchi per Mr. Epic, che vince proprio in scioltezza, si sta già bevendo la sua bella pinta di birra Moretti, perché anche in America avranno la birra Moretti. Saluto anche GX Alessio, dopo corri anche te. Allora, corro se mi fanno girare i coglioni, nel senso che se vedo troppe scorrettezze entro in modalità Hammer e gli insegno un po' le buone maniere. Però sinceramente sto provando un po' il commento, quindi sono contento che ci sia qualcuno a guardare, vediamo come va sta cosa, vediamo se può piacere, perché sapete che comunque le tento un po' tutte. Quindi, allora, gara finita, abbiamo detto, voto anche per il prossimo tracciato, direi Catalogna, perché Dubai fa troppo caldo a Dubai, cioè già anche in casa fa caldo, vedere più un deserto, devo attaccare il ventilatore e poi disturba la diretta. Attenzione, cosa succede? La mia Maserati! Ma qui c'è un rapporto sessuale non previsto, addirittura a manetta, però non ho capito se sono io che glielo sto dando o lo sto prendendo. Voi cosa dite? Cioè proprio giù il pedale, proprio questa è venuta, secondo me è venuta la Maserati edizione Forza è venuta. Questo è da censurare, questa clip qua, proibitissima. Vabbè. Cosa ne pensi dei Kit Mansory? TT, io non so cosa sono i Kit Mansory, me lo puoi spiegare? Io non sono così bravo come te. Sono più pane e salame, cioè a me mi devi dire dammi un etto di cotto, mi devi dire Ferrarini o Gran Biscotto, dammi quello lì. 18 più. Sì, è veramente una scena proibita questa. Allora, non abbiamo ancora intanto cambiato... Ah, siamo ancora con le Maserati? Quindi non è cambiato il veicolo, strano, di solito cambia. Si vede che il random ha pescato gli stessi tipi di auto, non me l'aspettavo. Lo prende. Dici che lo prende? Bah, cioè lo prende chi un momento? Io no, Allora, gara precedente ha vinto il Mr. Epic Tosti, giro pulito, quindi complimenti ragazzo, 1,28, ma al secondo ha fatto 2 secondi in meno, quindi attenzione a Mordi PQ, attenzione a Mordi PQ con l'M5, ha tanta voglia di rifarsi, di riscattarsi e partirà primo, sì, perché voi sapete che su Forza i giri puliti vengono prima dei giri sporchi, abbastanza semplice da capire, anche se un giro, anche non so, fai ad esempio un incidente e arrivi, cioè sei ultimo in gara, ancora magari metà gara c'è davanti, conviene più fare un giro pulito anche 10 secondi più lento del migliore, ma vedrai che se sarai l'unico a averlo fatto pulito partirai primo la prossima gara. Lui lo prende, non te, bravo. Sono delle tamarrate da arabi, il Kit Mansory. Ma tamarrate da arabi in che... Cioè, fammi capire di più, ti prego, voglio capire, perché gli arabi sì, sono veramente tamarri. Perché loro hanno budget alla fine. Sono in modalità spettatore, sì, meno male. Se no mi toccava correre. Sono pronto, non sono caldo nelle dita.
Attenzione che si parte subito qui, ripeto, non c'è il pre-gara, non c'è il semaforo, non c'è Guidomeda che dice gas a martello. Eccoci partiti, però lo faccio io il Guidomeda della situazione. Catalogna abbiamo detto, mettiamo subito la telecamera sul terzo, ma nella visuale da gioco. Guarda, Kirby, abbiamo Kirby, grande Kirby, non mi ero accorto di te. Però Kirby, gli altri mi sa che si sono accorti di te. L'hai fatta bella sporca e meriteresti una lezione nella prossima gara. E attenzione a Tiptonator, che non capisco se è uno che vende il pesce o è uno che fa le cartucce per stampanti, perché è un attimo che poi passi da un lavoro all'altro. Ma chi è Half-Card Shark? Mai sentito prima d'ora? Si è infilato e si è infilato anche bene, seconda piazza. Kirby sta facendo veramente schifo, probabilmente anche una bella signorina, perché con questa macchina ne deduco che sia così. Che succede? Allora, attenzione, facciamo così, mettiamoci più avanti che la gara sembra interessante, su Tiptonator. Intanto in prima posizione, se non ho visto male, ma ho visto bene, c'è il Mr. Epic, il grandissimo Mr. Epic. E qui invece siamo con l'amico di famiglia Tiptonator One con la sua Jaguar XFRS, molto docile nella S di Catalogna, di cui sicuramente DDT saprà il nome perché lui le sa tutte, però sta prendendo un po' di distacco, quindi stiamo attaccati primi. Con la Ferrari California, squalo mezza carta lì. Attenzione, voglio vedere un sorpasso ai danni di Mr. Epic. Non era un sorpasso, era un bel lungo, ti aspetta un bel muro. Quasi riesce a mantenere, oh ma stai zanzare, quasi riesce a mantenere la posizione, ma c'è Mordi che è dietro che lo morde. Mordi PQ, fa morire i nomi di certe persone. Attenzione, questa Ferrari California sembra avere molta più performance dell'auto di Mordi, che se non ho visto male era una Jaguar, prende anche un po' di fuoripista, quindi un po' di prato, e ovviamente il nostro Mr. Epic prende il largo. DDT scrive, basta dire che hanno messo un alettone esagerato su uno 812 e il cofano sembra fatto di marmo, devo dire altro. Ok, vabbè, un esempio di tamarro, quello che va all'oratorio, fa vedere che c'ha la bici con le frange sulle manopole, ho ben capito. Ma probabilmente anche gli arabi hanno il loro oratorio, cioè nel senso un luogo dove si insegna a diventare tamarri. Attenzione al muro, l'ho vista malissimo, l'ho vista veramente male. Come si chiama? Half-Card, devi dirlo anche un po' con l'accento così. Half-Card Shark, che sta prendendo il distacco. Vediamo un po' cosa si può fare. La telemetria non mi interessa. Info giocatore, cosa si può dire? Info auto, cruscotto. Cruscotto com'è il cruscotto? Ah, che spettacolo! Li vedi i comandi, forza G sterzo. Non male, ce ne sono un po' di cose che si possono fare. Peccato che però sei rimasto da solo e io mi sto annoiando. Allora, Epic è là davanti, da solo in tranquillità. Andiamo su Mordi PQ. La sua Jaguar, guardate, sentite cosa canta, più che guardate, sentite proprio cosa canta. Allora, info auto mi dice le prestazioni, cioè le caratteristiche classiche, oppure possiamo metterci telemetria, il danno, però qui siamo senza danno. Niente, togliamo le info giocatore. Come va là davanti? Diamo uno sguardo, giusto per essere sicuri che non ci siano sorprese, ci sia bagarre. A me questa Ferrari piace, mi piace molto guardarla come molleggia, si vede che c'è un buon assetto perché entra, attenzione al muro però, perché l'assetto può essere buono quanto si vuole, ma non rende la macchina trasparente, nemmeno i muri. Attenzione perché c'è stata un'incertezza di Mr. Epic là davanti, l'ho visto fare un po' di fumo bianco sull'asfalto che poi si dirigeva verso il prato. Leader Mr. Epic. E qui ci sono anche i distacchi in alto, leggete in alto, un secondo, attenzione perché la California si fa veramente sotto. Abbiamo mezza carta, come si chiama questo? Mi dimentico sempre dei nomi di questi fenomeni. Half card, mezza carta, perché mi fa così ogni tanto replay, non capisco. Forse è una schermata di caricamento.
Vabbè, cioè non è che cambia auto. Oh, ma sto moschino, ma chi ti ha detto di entrare? Attenzione Mr. Epic fuori pista e c'è Halfcard che ne approfitta, grande HCS, Halfcard Shark, un acronimo giusto per abbreviare. Non so se gliela darà vinta Mr. Epic, quarto giro di 5, quindi ci siamo quasi. Mr. Epic se la deve giocare tutta, quindi direi di shiftare la visuale su di lui per tenere sotto controllo la situazione. Questo è il Maserati che ho io, che ho elaborato, che ci ho messo un alettone che piace tanto di sicuro a DDT, gialla mandarino. Secondo me lo va a prendere, vediamo un po'. Halfcard, lo senti, lo so che lo senti. Auto abbastanza eleganti con livree direi standard, con colori di fabbrica. Ci mancherebbe che sul Ferrari si inventino qualcosa di strano. Non ce la può proprio fare questo Mr. Epic a rimanere in pista. Si vede che ne ha vinte troppo, quindi è troppo convinto di se stesso. E infatti il California prende distacco, ma a questo punto ha molto più motore, però devi avere anche i freni. Non è la prima volta che ti vedo fare un lungo lì. E Mr. Epic tosti, ingolosito da questa situazione, voleva raggiungerlo, ma non si è reso conto che avrebbe dovuto frenare prima pure lui. Ai designer della Jaguar è saltato il gatto sulla tastiera. Jaguar XFRS, le lettere aggiungono performance. Sì, probabilmente più alfabeto metti più le macchine vanno, poi valla a capire. Credevo in Mr. Epic, non è, ecco che c'è anche la bandiera, è un inglese, quindi è un bel britannico che si sta preoccupando più che altro di uscire dall'Europa che guidare bene. E invece il buon Halfcard che cos'è? Sarà un USA, vedremo. No, anche lui britannici, quindi siamo tutti più o meno nello stesso fuso orario. Perché voi sapete che quando qua becchi gli americani vuol dire che loro sono appena usciti da scuola, prima che finisse ovviamente la scuola. Perché stiamo parlando più o meno di New York 6 ore, l'altra parte mi sembra 8, non mi ricordo più. Fortunatamente sono stato in entrambi i posti. Gara finita quindi. E chi ha vinto? Halfcard Shark. Complimenti ragazzi, hai dato 4 secondi a Mr. Epic. Dietro c'è ancora qualcuno che corre. Vediamo se riusciamo a pescarlo prima che finisca. Andiamo sul quarto. Era proprio l'ultima curva. È Kirby, qua c'è Kirby, cos'è, l'olandese, cioè si chiama Kirby ma in realtà si chiama l'OEG7, e non so se è una donna, dopo devo cercare di vedere se dalla tuta si capisce, perché le tute, puoi impostare il sesso in questo gioco, e se sei donna chiaramente sei più sciancrata, più magra, ci sta, no? Vota prossimo circuito. Vediamo che piste si possono scegliere, possono votare. Allora il Dubai pare che proprio voglia comparire, voglia venire estratto. 3 giri a Dubai, quasi quasi, dai, sto giro lo voto. Vediamo con che macchine. GX Alessio chiede la prossima auto che farai. Allora, voi sapete benissimo che c'è una Charger Daytona, di cui poi dopo magari vi faccio vedere un piccolo spin-off, che è in progress, però non vuol vincere, quindi non sono soddisfatto, quindi non pubblico il video perché voglio che sia una bella auto fatta come si deve. Prossima auto, in realtà non ho una prossima auto, intanto hanno estratto le hot hatch moderne, perché vedo la mia famosissima Golf, praticamente l'auto protagonista del mio video più famoso su Forza, 3500-3600 views, se fossero tutti così sarebbe bello. E quindi non so che auto fare, però so che tipo di video fare. Io vorrei fare, forse l'avevo già scritto in qualche commento, un video sul Forza Race Regulation, ovvero le nuove regole introdotte finalmente da Forza che penalizzano un po' i giocatori sporchi, quelli più che altro che tagliano la pista, quindi io sono uno di quelli, involontariamente, ma non ancora penalizzano gli incidenti. Poi vorrei fare un video tecnico sull'ABS, ovvero come guidare senza ABS, perché molti non ce la fanno, e come impostare l'assetto in modo che tu possa usare il freno completamente senza ovviamente bloccare.
Poi video commentati come questi, anche se però adesso lo sto sperimentando in live. Vorrei fare degli speciali su Forza Motorsport 7 perché se li meritano. Vorrei fare una sorta di tributo a questo gioco. Vorrei fare una specie di trailer, perché è veramente strano come io in 67 video, se non sbaglio, su Forza Motorsport non abbia fatto una cazzo di sigla. E in effetti ci sta, perché bastano anche 30-40 secondi di momenti salienti fatti bene, adrenalinici, con musica che accompagna. Intanto prepariamoci per la prossima gara. Non siamo in tanti, Mr. Epic c'è, abbiamo ancora altri nomi già visti, però ha abbandonato Mordi e ha abbandonato Halfcard. Momento Mapo, mentre mezza carta si dirige verso la vittoria, nonostante un lungo a giro, Epic si accontenta del secondo posto e al terzo troviamo il nostro Toner su Jaguar XFRS QWERTY praticamente. Sì, è così. Succede di tutto. Dopo magari provo a scendere in pista io se non mi lagga troppo con sta live, giusto per testare il livello di questi opponents. Mi sono messo come spettatore, direi di sì. Ogni volta c'ho questo dubbio. Controlliamo. Ok, ci sono sempre. Si parte? Partiti? Circuito del Vir, circuito che io odio, non mi piace assolutamente Vir. E mettiamoci sempre sul terza posizione. Visuale di gioco, eccoci qua. Con la 5, cos'è? La 595 questa? L'Abarth. No, scusa, la 695, biposto Abarth, che fa un dritto ovviamente, perché io quello che seguo deve fare un dritto. Ho visto bene, ragazzi. Ho visto un certo Mr. Epic fare un lungo contro le gomme. Ai. Allora, togliamo un po' di info che mi disturbano abbastanza. Eh sì, Mr. Epic sesto. Sono già in 6, quindi uno si è ritirato. Seguiamo quelli davanti. Ogni tanto la live scatta, diti sì, no, probabilmente succede anche ad altri, perché streamare con la One è complicato, non è come con la 360, perché con la One mando lo streaming. Intanto c'è questa Civic che è Type R, che è bellissima da vedere, è un bel sound, però sta pascolando. Con la One purtroppo devo mandare lo streaming via rete al PC e il PC gli trasmetto lo schermo via internet, quindi un po' di risorse ne ho bisogno e di conseguenza va un po' così. Cerchiamo di restare davanti intanto, sempre sulla 695, che a me piace chiamare semplicemente 500 Abarth. Siamo con Geogi, ma Mr. Epic è dietro Mr. Epic. Comunque questo Mr. Epic Toast io l'ho già visto più e più volte, probabilmente sia nelle classifiche. Cioè, per me è uno bravo, perché così a memoria mi ricordo che è un vincente. Vediamo se riesce a evitare il dritto. Chiaramente non posso capire se usano gli aiuti, tipo le linee di frenata. Allora, abbiamo... davanti non si vede già più. Chi è che abbiamo davanti? Saluto anche Alessandro Bruno, cos'è sta storia che la prima curva escono tutti? Prima curva escono tutti su Forza, l'ho già sentita qualche volta, soprattutto le tamponate, guarda, non capitano quasi mai. Bella sta Clio RS, non si vede l'annata, però non mi sembra tanto moderna. Sicuramente DDT mi saprà stimare un anno, lui che sa. Comunque qua siamo in solitaria, voglio un po' di bagarre, andiamo un po' indietro. Quarta posizione dal nostro amico con la Type R Legitix lui. Ma perché non potete scrivere delle cose foneticamente leggibili, me lo chiedo, vabbè. Anche qua tutti da soli comunque, cioè vi sta sul cazzo voi la compagnia proprio. Ecco, andiamo qua da Mr. Epic con la sua A45 AMG edizione Forza, cioè. Allora, c'è una cosa che non va affatto bene, la macchina va bene, ma il colore non va bene, ragazzi. Cioè, cos'hai? Sei in Fast and Furious 1 con l'Eclipse? No, ho le batterie del controller scariche, non ci posso credere. Proprio mentre sta per sorpassare, eccolo qui, Mr. Epic, sportellata, non mi abbandonate adesso. In questo momento catartico di gara.
Fatemi finire la gara, terzo giro di quarto, vediamo un po' di bagarre, constatazione amichevole, ma qua mi sa che... Attenzione, mi sono perso il sorpasso, ha fatto un dritto, stavo guardando il PC, ha fatto un dritto dietro, quindi Mr. Epic bello tranquillo, direi che è lì che sta pensando, ma sapete cosa vi dico? Stasera c'ho l'aperitivo, mi chiudo la mia bella gara secondo e vado via il culo. Tanto non è che può spelare molto, adesso non vedo i distacchi, ma sono tanti, qua si parla di metri in alto, e sono circa 250 metri, cerchiamo un momento di gara un po' più interessante, vediamo. Di nuovo, allora, attenzione perché c'è quello con la 500 Abarth che non riesce proprio a stare sull'asfalto, dovrei consigliargli di giocare Horizon, ho giocato ieri Horizon, tra l'altro mi sono divertito. Ho fatto una live veloce su Twitch e ho usato la visuale del cofano perché volevo vedere se così sembrava un po' meglio. Anche in Horizon, come in Forza Motorsport, ha i suoi pregi, non male. Ho preparato una Skyline, proprio quella blu di Brian O'Connor, portata a quasi 600 kW, quindi parliamo di almeno 800 cavalli, e cammina, diciamo che cammina. Legitix lui, perché io quando mi presento dico piacere, sono Legitix lui o Legit per lui. Ma di dove sei, amico? Sei in USA? Ah, e poi mi devi spiegare in quale stato delle USA il tuo nome ha un senso, perché io proprio non l'ho capito. Ultimo giro. Andiamo un po' nelle retrovie a vedere la bagarre dei poveri, se c'è qualcuno che sta duellando. Eccolo qua, non ti avevo ancora beccato te, amico. Tu chi sei? Loe G, che è fratello di Joe G, perché qui ci sono tutti i cugini e parenti. Comunque posizioni abbastanza definite, non c'è molto altro da dire. Questo Dubai proprio non vuole venire estratto. Quasi quasi approfitto della fine gara per fare il cambio batterie, che tra l'altro dovrò andare a rubare al volante della 360, quello che avete visto sicuramente nelle altre live. Perfetto, stacco il microfono, insomma la porto via insieme al computer. Organizzazione qua della mutua, arrivo subito. Vediamo se mi disconnette, però stacco le pile. In teoria sì. Adesso faccio la fiammata perché invertirò i poli sicuramente. Comunque ragazzi, ho visto Gian Daz, voi sapete sicuramente di cui sto parlando, fare il cambio pile mentre faceva la sosta ai box, intanto di bestemmia, senza perdere secondi, quindi aveva fatto in tempo, grandissimo Gian. Attenzione perché vedo una Formula 1, potrei scendere in campo? No dai, mi vado a schiantare senza riscaldamento. Allora, modalità spettatore intanto. Che palle che devo rimetterlo ogni volta modalità spettatore. Chi è che abbiamo dentro? Intanto ditemi se è cambiato qualcosa nei volumi che mi sono riposizionato. Ok. C'è il PC che sta andando a fuoco con sto caldo che c'è sti giorni. Allora, quindi prima ha vinto il Riverwind, l'avevo nominato poco, però Mr. Epic, miglior tempo, best lap, seppur sporco, ma dimostra di essere bravo, 1 secondo e 1 dal migliore, da River. Quindi ordinamento River partirà primo, siamo in categoria X99999999, cioè il top, e queste auto sono veramente il top. Ferrari scuderia del 1990, perché le Formula 1 moderne, ce n'è solo una di Formula 1 moderna che è la Renault RS, c'è la Renault del 2017 se non sbaglio, ma vi assicuro che anche questa qui è stupenda.
Quindi siamo finalmente a Dubai dai tè marroni. Ci sono i fratelli Leogi, no, i fratelli Loegi, olandesi, penso, uno olandese e l'altro della nazionalità della corona, che non esiste. Poi il nostro amico, Legitix lui. Gli altri non si capisce, non hanno identità. Fury of the Boom, questo qua faceva paura. Domanda a bruciapelo, mascotte preferita e che generazione? Domanda a bruciapelo, risposta un attimo pensata perché faccio veramente... No, beh, ce l'ho una, che se mi dici una mascotte di per me è la Chevrolet Chevelle SS. Intanto non ci perdiamo secondo la gara perché qui siamo con la Formula 1, è un attimo che capitano incidenti e sorpassi. Mi rimetto le cuffie perché voglio sentire bene l'audio. Cosa sta succedendo? Dicevamo a proposito degli incidenti, c'è questa onda che si è spaccata. Vabbè, io pesco sempre quello che deve purtroppo uscire dalle telecamere. Chevrolet Chevelle comunque, però se parliamo di muscle penso che faccio fatica a trovarne una che non mi piaccia. E qui le tamponate le regaliamo? Ma ti sta bene comunque che sei uscito? Ti sta bene. Siamo in terza posizione. Togliamo subito le info gara. Siamo con Legitix lui, l'americano, contro... qui sei stato speronato, amico. Vi faccio vedere una cosa molto interessante. Vi faccio vedere quanto renda la visuale interna con le Formula 1, quanto aumenti il senso di velocità. Eccola qua, però magari andiamo da quello davanti, che è un po' più in bagarre. Eccoci qua. Tertiary Odin 99, guardate, tamponatissima, ti ho visto il motore che è un po' da pulire. Devi fare la revisione, amico. Guardate cosa spaccano. Io ho guidato così proprio su Dubai e purtroppo ci ho messo un giro e mezzo a cercare di evitare gli incidenti. La mia auto preferita, caro Alessio, anche lì faccio fatica, non lo so proprio. Diciamo che io penso a questo, allora, tanto vabbè, la gara si commenta da sola. Io penso a questo, se potessi scegliere, quindi budget, attenzione, intanto ho visto uno che è andato a parcheggiare là, probabilmente poi il carrozziere lo chiama perché qualche ritocchino dovrà farlo al musetto. Quando io penso a una macchina penso alle muscle car, cioè se io avessi i soldi mi farei una serie in garage di muscle car a partire dalla Charger, dalla Challenger, dalla Plymouth Micuda, ovviamente dalla Chevelle, dalla El Camino, cioè che cos'è il Camino? Ma ho sentito bene intanto in galleria che ti cambia il suono della macchina, bellissimo. Non l'avevo notato questo quando guidavo. Guardate cosa sta scannando il maledetto. Voglio un attimo vedere l'info sulla telemetria, info giocatore, cruscotto, così vediamo anche il suo tachimetro, e l'ha ripreso, attenzione perché ha ripreso davanti il secondo. Qui siamo a 2,60 in percorrenza curva, spaventoso. Poi di auto un po' più costose, non lo so, moderne non ti so dire. Moderne, ma anche le Lamborghini non mi dicono più tantissimo quelle moderne, ovvio sono favolose, però attenzione al sorpasso all'interno. Tertiary Odin, che se non sbaglio è la prima gara a cui partecipa, viene speronato così gratuitamente, non si fa, stava andando bene e non riesce neanche a ripartire, mi dispiace molto per lui, tanto se lo stanno bevendo tutti quanti. Ritorniamo con la visuale dall'esterno. Ti auguro di fare un bel recupero, andare a riprendere qualcuno. È stato speronato da chi? Da Loe James, Vediamo se è lui quello con l'auto verde. No, non è lui. Forse è Legitix lui. Legitix lui. Proviamo a dirlo veloce 3 volte, vediamo se appare un mago. Legitix lui, Legitix lui, Legitix lui. No, non riesco neanche a dirlo. Quindi Legitix lui. Non so. Attenzione, cosa è successo qui? Attenzione, bella però la livrea di Legitix. È successo che Legitix lui ha guadagnato una posizione perché ha visto un incidente.
Sì, c'è proprio l'audio che sfasa in galleria, mi piace un sacco sta cosa. Diventa sordo. Quindi Legitix lui è il leader della pista, se la sta cavando egregiamente adesso. Andiamo dall'interno, visto che sembra lanciato. Cioè, non è che ti ho messo la visuale dall'interno anche a te. Cioè, tu giocherai con la tua, sembra che gli ho reso la vita difficile. Ma probabilmente perché sta giocando attraverso l'iPhone, che sta guardando la mia live da YouTube, perché il lag per lui non esiste. Dai, se la cava abbastanza bene, devo dire. Ci mettiamo anche un po' di telemetria. Eccoci qua. Schifavo un po' questo giocatore prima, ma adesso mi sta convincendo. Peccato per la speronata che ha tirato prima. C'è un po' di distacco, quindi è abbastanza tranquillo. Il giro sta finendo, erano 3 giri, per cui non c'è molto altro da dire. Penso che meno che arrivi un gabbiano dal mare del deserto di Dubai o una mummia, la vincerà di sicuro. Eccolo qua, vince. Quindi cambiamo al volo, andiamo un po' indietro a vedere se becchiamo qualche bagarre. Qua siamo per la 4ª posizione. Tutto abbastanza definito. Finisce così la gara. Dopo un incidente simile, chi ha causato l'incidente dovrebbe alzare il piede e restituire la posizione all'altro. È vero. Infatti nelle gare organizzate, quelle belle, quelle organizzate dai gruppi Facebook, è così, perché c'è fair play. E io devo dire che ogni tanto, quando mi capita, perché comunque ti capita di fare un incidente, io provo sempre a cercare di capire se quello accetta un segno di pace con una restituzione della posizione. Però è ovvio che se per caso lo sperono e quello va a infilarsi nelle gomme e non riparte più, non è che posso star lì a aspettarlo. Poi molte volte scrivo i messaggi anche in inglese chiedendo scusa. Però devo dire, questo se lo provoco io. Se me lo fanno a me, sono abbastanza paziente. A parte in qualche video, ricordo un certo Lemony Manx. Allora, in qualche video devo dire che sono stato aggressivo, però se lo meritava. Andatevelo a vedere quel video, si chiama Giustizia Privata, qualcosa del genere. Con la Golf, tra l'altro. Allora, sono stato disconnesso dalla sessione perché o è la linea o gli sto sul cazzo a tutti e mi hanno espulso. Può essere. Non so, gli dà fastidio magari che guardo le loro gare. Legitix lui da denunciare per 3 tentati omicidi e 20 milioni di euro per aver rovinato 3 bellissime auto. È stato cattivo, è vero, però con queste auto in quel circuito lì non è assolutamente facile. Allora, vediamo se riusciamo a rientrare. Allora, adesso invece di farmi la divisione a rotazione, mi faccio un qualcosa di simile ma con le auto stock, che si chiama ciclo serie della community, se non sbaglio. Si chiama ciclo di serie della community, esatto, eccola qua. E qui praticamente le auto a noleggio, quindi è tutto stock, hai assolutamente il vincolo dell'assetto che non puoi toccare niente, quindi tutti è un monomarca in sostanza. Hai il stesso modello, non si corre neanche per divisione, si corre proprio per modello d'auto, quindi tutti uguali e il migliore vince. A parte quando ti sbattono a muro in un ovale, certo. Lì ti spacchi di tutto. C'è qualche ovale qui su Forza, forse proprio Indianapolis, sì. Anche a Miami. Vedo che fa fatica a rientrare, non so se adesso ci sono problemi di banda. Voi ditemi se la live è peggiorata o cosa. Però sembra abbastanza stabile il frame rate. Vediamo se mi fanno entrare o ho ottenuto un ban definitivo. Ma che poi non penso, questo sia proprio la linea.
Impossibile trovare una sessione di gioco. Ah beh, questo però è un altro discorso. Cioè, vuoi dire che veramente nessuno sta facendo ciclo serie community? Allora potremmo fare il Forza Race, no, però da spettatore non è tanto carino. Divisione e rotazione, dai, torniamo qui. Comunque la livrea della Monster non si può vedere su un F1 degli anni 90. L'ho pensato anch'io quando l'ho vista. Cos'è che c'era negli anni 90? A parte il Gatorade, forse. Neanche. No, c'era il Gatorade, non lo ricordo come. Tra l'altro molto più buono della Monster. Ovviamente adesso mi aspetto una confezione di Gatorade fuori dalla porta che mi è arrivata. Questo moschino maledetto. Quest'auto mi piace un sacco, ragazzi, a Dubai. Mapo potrebbe scendere in pista. Cambio, tutti i controlli off. Mi sa che scende in pista al volo. A Dubai, quindi stesso circuito di prima, forse una versione un po' limitata. Ci sono un po' di nomi. Oh, ma sto moschino del cazzo. Te ne devi andare. Partirò dal fondo, fa niente. Fa niente. Facciamoci una garetta. Voglio scaldare un po' le dita. Lo faccio solo perché questa lancia turbo mi piace un sacco. Il nome esatto. Beh, la lancia corse Beta Monte Carlo Turbo. Molto strana come aerodinamica. 318 kW. Ha tantissima maneggevolezza, l'assetto non l'ho fatto io, è per quello che si vede bene. 785 kg, quindi leggerissima la macchina. E la guiderò però dall'esterno, perché adesso non ho la concentrazione per guidare dal cofano. Alex De Luca collegato, grande Alex, doveva essere una live da commentatore, ma mi hai beccato proprio nel momento in cui voglio fare una garetta, perché è capitato a sorte questa lancia Beta Monte Carlo Turbo e quindi c'è anche Gian Daz, disturbo. Gian, ma l'ho visto che sono online, ma sto facendo questa cosa, non puoi infilarti anche qui. Grande Gian che ti sei collegato, sono contento. Invita Mapo, no, perché non puoi evitarmi. Non ce l'ho il microfono collegato all'Xbox, solo collegato a YouTube. Fammi fare un attimo questa gara, però, lasciami concentrato. Che già che ci sei tu, adesso sicuramente mi distraggo. Dai, vediamo un po'. Mamma mia, che sound. Speriamo non laghi troppo. Lasciatemi in pace. Una gara faccio. Niente. Sono partito da Dio. Allora, qualcuno lo sta riprendendo perché comunque è una gran macchina questa. Ho giocato tutto ieri a Horizon, mi sento rincoglionito. Questa versione di Dubai Reverse non ce l'ho proprio in mente. Aia. Anche davanti stanno un po' pirlando. Vediamo l'incrocio, guardate che lag. Dai, levati dal cazzo con sta Ferrari. Molto esaltante il rumore del turbo di questa lancia. Dai che ti passo. C'è il limitatore che mi ha chiesto pietà lì.
Sesta posizione. 4 giri, ce n'è ancora un po' allora. È incredibile quanto mi sembri lento il gioco. Ah, c'è un italiano dentro. Ciao Jack. Non ti conosco. Mai visto questo Jack 25. Io uno. Comunque anche se sei italiano sei uno sfidante per me, quindi ti devo passare assolutamente. Anche perché ho visto che stai pirlando abbastanza. Incrocio. Ciao Jack. Se non mi conosci vai su YouTube, recordinggame.it, sei in onda. Quinta posizione. Non è proprio impossibile il podio, eh? Infatti, poi con tutti questi errori che fanno. Fa paura sta curva. Ragazzi, i messaggi li guardo dopo se state scrivendo. Questa macchina è molto bella. Allora, c'è un po' di distacco dal podio. Quindi non lo so, non garantisco. Comunque Jack è dietro, Secondo me si è sentito ferito nell'orgoglio. Oh, io sto moschino me lo brucio. Sta volando proprio davanti agli occhi. No, ho sbagliato pista. Ecco che comincio a vederlo. Ora è l'ultimo giro. Non lo so proprio. Aia. Niente, il distacco è costante. Però ho preso margine su Jack. Era un doppiato quello? Ok, quarta posizione. Non ho neanche guidato bene, quindi va abbastanza bene così, diciamo. Battuto da Halfcart Shark. Poi c'era un Tovarek Swistle e un FC Ludo Racing. Quindi è un Jack 25 l'italiano. Come tempi sul giro, non ho fatto il giro pulito, però non me la sono cavata male. Potevo fare molto meglio. Voto il circuito di Sebring
e torniamo in modalità commentatore. Allora, vediamo un po' i vostri commenti. Oh, ma sto moschino, datemi il right. Ha mania di protagonismo sto moschino. Red Bull c'era negli anni 90, era lo sponsor di Burger e della Subway mi sembra. Può essere, però bevevo Gatorade. Alex De Luca, vai tranquillo, fra poco live pure io. Beh, ma Alex De Luca, tu quando non sei live me lo devi spiegare. Tra l'altro complimenti ancora per quello che stai facendo. Anche su MotoGP 19 ho visto che bei numeri li stai facendo. Te lo meriti. E poi sono molto invidioso nei tuoi confronti perché fare le live è un lavoro estremamente facile. Tu basta che giochi, parli, ti fai vedere. E ovviamente non devi dire stronzate, però non devi fare un montaggio. E il montaggio veramente di tempo te ne porta via tanto. Quindi ti invidio soprattutto per quello, però anche perché sei bravo. Allora, voglio un attimo togliermi dalla modalità da pilota. Ok, siamo su Sebring con la Z4. Perfetto, poi andiamo avanti a leggere i commenti. Gian Daz, mi piace infilarmi a K-duro, lo so bene, cioè lo so bene nel senso che così si dice. Mapo, ti ho trovato, sì lo so che mi hai trovato, ma io ho visto che stavi giocando, mi ero messo offline perché ho detto voglio fare sta cosa così da solo, tranquillo. Non male sulle piste da tenuta, sì. Mettete un polliciozzo in su, dai, grande Alex, e iscrivetevi al canale di Mapo. Vedi Alex è proprio giusto, è un motivatore. Iscrivetevi anche al canale di Alex, ovviamente. Tra l'altro Alex, ti ho chiesto un'ora fa l'amicizia su Facebook, penso avrai già visto. Mi sei apparso tra gli amici consigliati perché conosci Karim Mattea. Karim, quello bravo, insomma, di Forza. Cioè, lo conosci. Poi, che scrivete? Che faccio? Resto o guardo Bruno Vespa? Bah, in effetti Bruno Vespa ha suo perché, DDT. Poi di cosa parlerà? Di quota 100, Brexit, sì, Forza Motorsport. Poi, Gian se la ride, DDT se la ride, sono nella lobby, ma sei veramente entrato? Grazie, non me l'ero accorto. Ma come fai a infilarti dappertutto? Comunque, cioè tu veramente hai mania di protagonismo, anche perché adesso io te lo dico già, non so neanche se mi senti mentre giochi, ma non ti inquadrerò mai perché tu sarai sempre primo da solo, quindi è noiosa la live. Vabbè, salutiamo FNR Gian Daz perché deve essere bravo a vincere. Grande Gian, grandissimo, perché sei, secondo me, non dico in Italia, ma dico uno dei più bravi al mondo su questo gioco e sei in continuo miglioramento. Allora, se Mapo non va da Gian non va da Mapo. Vado di assetto grip, commenti, uno bravo ora, dai. Sì. Ma io voglio commentare quelli strani. Bella Gian, partiti tutti, vediamo un po'. Allora, vediamo Gian, visto che fa tanto il figo, vediamo se veramente è capace. Si trova in fondo perché ovviamente è un neoentrato. Potrei lasciare la telecamera TV, ma voglio capire un attimo lo stile di guida di Gian. Grande Gian, ma com'è possibile? Cioè mi sono collegato e sono usciti 7 davanti ai tuoi occhi. Cioè come se ne avessi bisogno di gente che ti fa passare. Incredibile Gian. Ma se mi senti Gian, fammi un favore, non so se mi senti. Ti sposti per favore, tanto c'hai 5 giri, parcheggiati un secondo e falli passare. Cioè almeno l'italiano, così è troppo facile, non funziona. Cioè mi piazzo sul secondo, vedere se riesce a starti dietro. Anche lui con la Porsche, non ho visto se anche tu hai la GT4. Che incredibile Gian quello che ho visto comunque. Allora, elogiamo a questo punto le doti immense da sim driver di Gian, guardate come fa fumare le gomme. Però una cosa di Gian che ho notato è che quando lui fa fumare le gomme in realtà non perde secondi, incredibile. Eccolo lì, allora incredibile, seppur indifferita, ma hai ascoltato il mio messaggio e l'hai fatto passare, grande. Cioè proprio lì vuol dire umiliare la gente.
e quindi mi metterò su di te. GT4. Gian Daz ha già fatto 1,23 al primo giro, anche perché gli altri sono usciti ovviamente. E gli starà a culo, ma secondo me è già in mente il sorpasso contro il tedesco Tovarek Swissall, con l'abbonamento VIP, perché si riconosce dalla corona a fianco al nome. Ormai chi non ha l'abbonamento VIP? Adesso Gian, se vinci, ti dico già che entro con l'hammer a cazzo duro, come diresti tu, e sei il mio bersaglio. Tanto sorpasso abbastanza semplice, devo dire, nei confronti di Tower Weasel. Bella la livrea, non credo che l'abbia fatto. Ah, fai passare così, proprio, cioè umiliamo la gente, proprio creiamoli dei disturbi mentali in modo che smettano di giocare per sempre a forza e inizino con Minecraft. Cioè non puoi umiliare la gente così, Gian, è troppo così, veramente. Guardate che era pozzo controllato. Adesso mi voglio attivare la telemetria sul tuo cruscotto, perché voglio vedere. Ah, però qui il gas. Ah no, sì, c'è anche il gas e il freno, si vedono lì molto poco. Vi faccio vedere col mouse. Questo qui è il gas, che è azzurro a manetta, e qua c'è il freno, si vede poco. Ok, Gian, sorpasso di nuovo facile, ti prego adesso non farlo a ripassare, perché sennò questo qua si fa veramente delle crisi di identità. Vado, ti saluto Alex, grazie ancora a te veramente, e buona live. Dopo se posso mi faccio un salto e ti faccio un saluto anche nella tua live. Grazie ancora. Quindi Gian è bello tranquillo, fa finta di aver problemi al motore per farsi prendere. Guardate che il gas non è a manetta, guardate come lo sgamo, non è a manetta. Fa finta di aver grippato, ma non è così, perché sostiene che il suo meccanico gli ha messo un po' di gasolio dentro il serbatoio. Però niente, Towarek Swissall non riesce a trovare pace, ormai è mandata in merda, un po' come Gibernau con Valentino Rossi, e non riuscirà mai più a guidare bene qualsiasi videogioco di corse. Guardate, Gian è a manetta, quindi attenzione alla staccata. Sto guardando anche quanto freni, Gian, che da te c'è solo da imparare. Guida molto pulita. Già ragazzi, è collegato veramente tutte le sere, perché è così, fidatevi. E spesso streama in live su Twitch, come penso anche adesso, anzi do un'occhiata subito alle impostazioni per capire se sta streamando. Esatto, sta streamando su Twitch, quindi se andate a cercarlo su Gian Daz e volete seguire lui invece che me, non vi parlerò mai più per il resto della mia vita. Quarto giro, allora andiamo a vedere un po' delle retrovie, perché non è una gara monotematica. Andiamo dall'italiano, Jack 25i, vediamo un po'. Con la sua, questa cos'è, la Jaguar F-Type. Cambiamo un po' le info sulla macchina. Eccola qua, F-Type R del 2015. Però sei in solitudine, c'è dietro qualcuno che ti sta venendo a prendere, e forse dietro c'è un po' più di bagarre. Andiamo un attimo a dare un occhio al terzo, quanto è vicino agli altri. Niente, con la Z4 sta facendo Tokyo Drift. E allora andiamo su Disturbedone, Disturbed One. Eccola qui un po' di bagarre finalmente. Disturbed One con la Cayman GT4, sorpassato da una Z4 di User Daddy 58, qui una staccata un po' lunga. E attenzione, perché Jack è stato divorato il suo distacco, anche perché vedo che sta pascolando per i campi. Jack, non ti conosco, però un po' più di impegno metticelo, perché devi tenere alta la bandiera. Niente da fare, Jack è totalmente in merda. Attenzione, Jack, questa è proprio una cosa che non si deve mai fare. Quando si rientra dopo un'uscita, un minimo di decenza del guardare chi c'è dietro, chi sta arrivando, bisogna darla. Cioè bisogna dare precedenza. Vabbè che sei nel multiplayer dove tutti fanno quel cazzo che vogliono, però hai proprio incrociato la strada male. Adesso fai pure l'incazzato. No, vediamo, gran sorpasso di Jack, si è arrabbiato,
Lo seguiamo allora. C'è più motore. Qui c'è un po' di rabbia. Ho visto uno speronamento secondo me da vendetta. Qualcuno ha già preso la bandiera a scacchi. Scelgo già il prossimo circuito che potrebbe essere casuale. E Jack pare che sia più in forma. Vediamo se non si fa fregare dall'emozione. Guardate qua la vendetta. Guardate qua la vendetta, ma poi alla fine niente da fare. Jack si riprende la sua sesta posizione. Vedete un po' quello che è il multiplayer. Non mi sento assolutamente di biasimare Usir, come si chiamano questo? Usir credo. No, Disturbedone, non mi sento affatto di biasimarlo perché ha subito un brutto rientro da parte di Jack. Quindi ci sta, anche se però alla fine non è riuscito a guadagnare un cavolo. Non si fa Jack. Ma come fate a vedere, scusa, stavi guidando o stavi guardando il mio video? Ah, perché c'hai 30 secondi di ritardo, ecco perché. Cioè, già tu guidi con. Non ci posso credere, tu stai guidando col telefono o con quello che è, con la live, e in più giochi e guardi lo schermo. Cioè, sei il cervello sdoppiato in 3 proprio. No, sì, Jack ha sbagliato. Questa è una cosa che se c'era mononeurone ti avrebbe cercato il tuo indirizzo di casa e ti veniva a prendere, guarda. Ma giustamente. Vediamo un po' su quale auto siamo. Ferrari 312, sì, una di quelle auto che mi piace, quindi siamo sulle Formula, quelle datate. Andiamo a vedere un attimo come si chiamano, le Formula 1 del 70. Sempre corretti bisogna essere, giusto, sempre corretti. Però secondo me lì, se non te lo fanno notare che devi stare attento ai rientri, non lo fai. Ti preoccupi solo, cioè puoi essere corretto magari nei tagli, nelle tamponate, però nei rientri è una cosa che secondo me o sei veramente corretto e credi nel tuo videogioco. Non ti piacciono queste auto, mi sa già. Mo non deve diventare una guerra. Potrebbe essere. Allora, vi dico cosa faccio io in questi casi. Al di là di chi abbia la colpa, comunque il gioco deve averla vinta. Il gioco, quindi, poi ovvio, uno può anche cambiare stanza, che se gliene frega cambia stanza, troverà altra gente. Però secondo me è anche bello giocare contro qualcuno che più o meno hai capito chi è. E quindi cerchi di, o gli mandi un messaggio, gli chiedi sorry, I'm so sorry, e di solito rispondo a tutti don't worry, doesn't matter, giusto per fare pace. A meno che proprio sono degli stronzi, rispondo capito, no? Se no di solito cerco di così smorzare i toni. Però a volte alcuni se le segnano e vanno avanti finché poi o escono loro o esci te. Intanto stavo per essere risucchiato dalla gara come pilota. Si corre a Vir, non è che sia molto entusiasmato da questo circuito, infatti me lo godo come spettatore. Gian ovviamente parte primo, anche subendo bisogna superare Pulito e lo si smerda 2 volte. Io avrei dato 5 secondi di penalità. Avete. Sì, avete, è vero. Povero Vettel, ragazzi. Povero Vettel. Guarda, non apro quell'argomento perché io la Formula 1 non la seguo per niente. Non mi piace proprio. Penso che l'ultima gara che ho visto sia stata quella dove Schumacher andava contro Villeneuve o viceversa e perdeva il mondiale. Magari ho detto pure una cagata. Seguo tanto le moto. Potrei anche mettermi qui a parlare dell'incidente avvenuto a Catalogna, ma c'è una gara da commentare e attenzione perché il pilota in pole position è ovviamente FNR Jan Daz, che c'ha una presa d'aria che tocca il cielo, 3 metri sopra il cielo. Qui abbiamo, mettiamola subito con la visuale del gioco. No, ma veramente hai fatto un lungo, Gian, ma che gomme c'hai che devo chiedere la residenza per installare sulla tua macchina. E attenzione perché Jack l'italiano non lo so se questa è strategia, Gian. Potrebbe essere strategia. Allora, visto che sei bravo, mentre corri prova a scrivermi in chat. Intimorito. Jack 25 gli ha fatto un lungo spaventoso contro le gomme. Villeneuve contro Schumacher e Rez 96, bravo. Proprio quella è stata l'ultima gara che ho visto.
Attenzione a Gian. Avete visto Gian cosa ha fatto? Stava arrivando come un dannato senza Dio, e ha tirato una staccata e ha evitato un incidente che sarebbe avvenuto contro il C4 FR30, quindi prevedo un sorpasso pulito a brevissimo. Gian, stai monopolizzando la live, te lo dico. E attenzione a questo semaforo, a questo sorpasso, che non vuole avvenire, ma perché secondo me Gian sta lasciando il gas. Devo un attimo controllare la sua telemetria, perché è un furbetto quello lì. C4 FR30, C4 che poi sarà Cafreo, potrebbe essere, se sostituiamo i numeri con delle vocali. Attenzione al sorpasso di Gian all'interno, contatto, per fortuna non si sono agganciate le ruote. Allora, vi confermo che Gian non stava lasciando, è proprio la macchina che ha problemi di velocità. Se 275 orari potrebbe essere rinominato come problema. Comunque abbiamo due auto diverse, si sentono anche semplicemente dal rombo. Andiamo a vedere bene i modelli, giusto per non dire una cavolata. Gian guida una McLaren del 76, invece C4 FR30 andiamo a scoprirlo subito al volo con la Brabham. Attenzione perché sbatte fuori Gian, non ho visto bene la dinamica. La Brabham del 77, adesso Gian sarà incattivito, che non vi dico perché lo conosco, veramente incattivito. Lo andrà a prendere sicuramente, non dico che entrerà a cazzo duro, ma secondo me gliela farà vedere. Guardate come controlla, ciao. Peccato che mi sia interrotta il collegamento proprio in questo momento, ma secondo me si è veramente cagato in mano quell'altro C4, chiamiamolo C4, proprio come l'esplosivo. E attenzione che parte la solitudine di Gian, quindi facciamo così, troppi nomi da codice fiscale, è vero, ma infatti quando guardo il New Gamer Tag Mapo DJ sembra fin troppo semplice rispetto a tanti altri, c'è già solo che non c'è un numero, è strano. Io avrei scritto anche solo Mapo, ma ovviamente era già preso. Poi da chi non lo so. Allora, Gian in solitudine, andiamo sul terzo, che è il tedescone prima di Sebring, che guida la Ferrari 312. C'è un po' di distacco, dietro non c'è assolutamente nessuno. Intanto 8 spettatori in live, sono contento. Penso che più di 8 non ne abbia mai visti. Chiamate un vostro amico così facciamo 9. Se voi 8 non siete iscritti al canale, ma dubito, iscrivetevi, che sto cercando in tutti i modi di raggiungere i 1000 iscritti su YouTube il prima possibile. Tovarek Swizzle è in solitudine, quindi torniamo davanti su C4, che attenzione ha ripreso Gian. Come è possibile questo non lo so. I casi sono due: o Gian ha lasciato, o Gian è uscito di pista, o questo C4 è veramente forte, ma a giudicare da quello che vedo non mi sembra. Attenzione però, qui c'è un sorpasso, Tovarek si è fatto sotto, cattivo come una iena, scaltro come una faina che ruba le uova dal pollaio. Qui c'è un drittone. C'è un drittone di C4 FR30. Ultimo giro, andiamo a godercelo dalla seconda posizione con il nostro amico tedesco Tovarek Swizzle. Poi Swizzle mi suona più di svizzero. 1 ora e 18 di live, non so ancora quanto la faremo durare, sulle 11:30. Bella questa curva di Tovarek, niente male ragazzo, però vedo che l'auto galleggia molto sull'asfalto, sento puzza di tanta convergenza negativa, no scusate, positiva. Gian ha preso il volo, andiamo a dare un'occhiata dietro a Jack, che anche lui è abbastanza in solitudine, quindi abbandoniamolo. Andiamo ancora un po' più indietro da questa Ford Browner Oak, questa guardate che mezzo, questa è una di quelle auto, se non sbaglio, introdotte con la categoria Hot Wheels, se non ricordo male.
è un motore veramente impressionante. Guardate anche la gommatura Ford del 69. Potente non significa per forza che sia stabile, che sia guidabile, ma di sicuro tanta scena la fa. Comunque stiamo parlando dell'ultimo in classifica in questo momento. E Disturbedone ha fatto il suo bel dritto, anche lui con la Browner. Non si sa se riuscirà a mantenere la posizione. Dov'è la pista? Dov'è? Niente, questo non si riesce più a togliere da qui, sì, comunque è stato sorpassato. E guardate, tutti quelli con sta macchina sono in fondo, perché la potenza non è tutto senza controllo. L'ho già sentita, ma non mi ricordo da chi. Sono proprio tutti gli ultimi con questo mezzo. Andiamo a vedere davanti se la gara è finita. Quasi finita. Gian ha finito. Tovarek secondo con un bel po' di distacco. Gian comunque surclassato tutti quanti. Ti dice poco tamarra con la turbina fuori così. Lo so, sono auto esibizionisti, cosa ci puoi fare? Un po' come gli arabi a Dubai. Alessandro dice Ford che sembra auto da drag, ho visto tutta dalla vita. Se tu vai in Forza nella categoria Hot Wheels è pieno di questi veicoli assurdi, ce n'è anche uno da 1000 kW, mi sembra. Perché ha messo un pezzo, secondo me, un pezzo di Horizon, una componente un po' più arcade anche in Forza. Alla fine l'obiettivo è sempre il mercato, no? Vendere il più possibile, cercare di coinvolgere la maggior parte di giocatori di tutti i tipi immaginabili. Gian Daz ha una pressione freni a 500 su assetto, che cazzo. Però nonostante questo hai vinto e all'inizio ti ho visto un po' incerto, però poi mi sa che hai dosato il tuo bel medio, perché Gian, cioè in realtà tutti tranne me, guidano così, col medio sui grilletti. Io invece uso gli indici e quindi usando gli indici non ho più le altre dita per premere questi pulsanti. Invece lui giocando così ha bene le 4 dita sopra, ma non sono capace io, però quando impari così. Aia, qui si parla di muscle car, potrei farmi un giretto con voi ragazzi, cosa dite? Con la Chevelle. Che pista è? Sebring di notte. Sì, ma io di notte non ci vedo una mazza. Di notte dovrei mettere le linee per capirci un po' di più. Allora potrei entrare in gara, Gian, giusto così a far ridere. Però ci metto la linea di frenata, non perché non so dove frenare, ma perché sennò non vedo la pista. Vediamo quanto parto. È un pochino indietro. Nona posizione su 12. Chi c'è dentro? C'è ancora Jack, l'italiano con la Pontiac. Gian sta scegliendo l'auto. Sono già in modalità driver. Cosa usa Gian? Vediamo un po'. Una CUDA? Ma qual è la CUDA che usi tu? Non quella che ho fatto io. Questa è un'altra, mi sa. Bella anche questa. Ah, prendi la Chevelle Super Sport perché vuoi prendere la mia stessa auto, ma tu stai usando l'edizione Forza. Ah, ecco che prendi la stessa mia. Ok, quindi te la vuoi guidare alla pari. Bravo. La Chevelle SS del 70. Ah, è questa qui, se mi chiedi qual è la mia maschera preferita, questa qui. È il Camino, tanta potenza e tanta ignoranza. Un'auto nata per mischiare la necessità di avere un'auto da guidare la domenica per andare a messa, ma anche un'auto sportiva, perché il Camino alla fine è un pick-up muscle car che corre tanto ed ha anche il suo perché nel circuito. Va bene, parto molto indietro, 10° credo. Gian, tu fatti la tua garetta che io mi faccio la mia. Poi se mi vedi passare
Dai comunque il meglio. Ah, parto secondo, ma com'è possibile? Boh, vabbè, partiamo insieme allora. Ma che ti do via di motore? Dove vuoi andare, Gian? No, vedi, le zozzerie non me le dovete fare. Faccio una gara ogni tanto, fatemela far pulita. Badden Stella, ti odio. Ops, sto tamponato. Sì, la prossima volta eviti di entrarmi nel fianco come un bastardo. Ah, ti tampono anche perché sei fermo, ragazzo. Io devo andare... No, 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 già, no, cosa stai facendo, già? Ma perché sto... Anche Gian vuole vedere... Secondo me mi sta facendo un po' di studio per la scuola guida. Dopo mi darà le lezioni private. L'unico problema è che temo di farti da tappo, Gian. Perlomeno non di motore, guardate qua questa scemera. Devo passare assolutamente questo Badden Stella. Mi butto all'esterno. Gian, lo so che mi hai speronato, ma va bene così. Colpa mia. Ho frenato troppo. Taglione. E di nuovo il moschino davanti agli occhi, che io odio profondamente. Io vorrei piazzare davanti a quello lì, così almeno Gian c'ha un po' un ostacolo. Ancora 3 giri. Provo. Dentro, bello, sto sorpasso. Vedi, io sono stato fin troppo onesto e non mi sono appoggiato a lui come ha fatto prima con me. Però adesso lo devo ripassare subito. Non mi toccare il paraurti, pezzo di merda. Un po' di casino dietro, ma ho avuto la meglio. Già il secondo, non ci ha messo molto a prendersi la posizione, qua ha perso tantissimo. Due giri ancora da fare, vediamo se ce la farò a battere l'invincibile Giandaz. No, già questa non mi è venuta bene. Allora, se per caso vinco, sono sicuro che mi ha lasciato vincere. Gian, adesso buchi tanto. Non ce la farò mai. No, no, fatta male questa.
è arrivato tutto fuori controllo. Tanto lo so che mi infilerai nella prima staccata dell'ultimo giro. Ma anche di motore mi stai prendendo, sei uscito più forte. Ho usato un po' il freno a mano qua. E ho chiuso molto, ho difeso tantissimo la posizione. Però ho perso anche tempo. Bastardo. Controcurva. Incrocio Gian. Hai un El Camino, non è una Chevelle. No, 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 no. Incredibile, batto Giandaz. Bellissimi sorpassi, bellissimo l'incrocio. Ma secondo me hai avuto rispetto e mi hai lasciato vincere. Non succedeva dal 1984. Mapo contro Giandaz, incredibile, vince. Quindi non ne farò un'altra per non rischiare. E guardate quanto andava più forte di me Gian, ben 1 secondo e 2 meglio di me. Però ho vinto Gian, mi dispiace, hai voluto fare il figo, ho vinto. Allora, leggiamo un po' i commenti. È il cammino per il contadino che vuole la velocità, giusto, perché tu mentre vai in giro c'hai il prato tagliato. È stato un po' il... È stato... Cos'è che scrive? È stato un po' in culo, ti cesso. Smetto a scrivere qualcosa. Riscrivila. Sto cesso. Ah. però quando hai fatto il lungo, secondo me, non lo so, o l'hai azzardato troppo. Non è da te quel lungo che hai fatto. Ti ho fatto un incrocio alla Dovizioso su Marquez. Praticamente è come uno ute moderno. Preferisci il Camino o Ford Ranchero? È il Camino tutta la vita. È il Camino, ma su tante altre auto è il Camino. Vero, l'ho preso nel Capranzi. Ma ragazzi, ci sono un sacco di moscerini stasera in questa casa. Il caldo è arrivato. Allora, bella gara, mi sono divertito. E allora, sicuramente le linee di frenata aiutano un sacco. Io ho sempre detto, te l'ho detto anche a te Gian, che so che le usi. Quando fai una garetta così ogni tanto c'è le linee di frenata e parti subito, non hai bisogno di provare niente, quindi anche i primi giri eviti stronzate in sostanza. Però un po' di gusto di bellezza del gioco me la tolgono, non so, è così per me. Vediamo un po' che tipo di Pagani Zonda, Urca, ad Hockenheim. Mi sa che resto dentro con Gian a farmi una garetta con la Zonda. Eh sì, mi sa proprio di sì. Partenza, Jack parte il secondo, wow. La Pagani Zonda, ecco, prima mi avete chiesto qual è una delle mie auto preferite. La Pagani Zonda è una delle mie auto preferite, sì. Questo tipo qua però, veramente bella. Bella potente e con questa colorazione qua mi piace. Anche la R è bella, ma è un'altra macchina. So Good, la McLaren Senna. Sì, qua c'è dentro anche la Senna. Ci sono dentro un po' di mezzi prepotenti. La Lambo Veneno.
La 918, la Porsche. Gian cosa usa? La Zenvo ST1, guardiamola. Che cavolo di livrea c'hai? Vabbè. Quindi Hockenheim nazionale, che è quello correttilineo, no, non è quello correttilineo prepotente, l'ha staccato. Non uso le linee di frenata, Bud Stella dietro di me, attenzione, quindi qua potrei fare qualche lungo. Sono sadomasochista e prendo la Zenvo. Infatti ho detto che cacchio, sembra più un'auto uscita da GTA 5, tipo la Zentorno. Che la Zentorno, se non sbaglio, è la Veneno, appunto, l'imitazione della Veneno. Dai, garetta. Che livrea che c'ha già. Ah già, la Lambo 4x4, giustamente mi passi. Cosa è successo qua? Di collision. Già hanno rischiato di beccarti in pieno, che non ti immagini. E che sta facendo questo con la Senna? Dai, tra italiani non ci rompiamo le palle, ragazzi. Tanto caos comunque. Mamma mia che cosa stanno combinando. E Gian c'ha anche l'abilità in queste situazioni di riuscire a scamparla sempre. Non è la prima volta che lo vedo. Questo assetto l'ho fatto io, me lo ricordo. Bella questa curva di Hockenheim. Gian con la Zenvo lo vedo un po' in difficoltà. All'esterno non apprezzo. No, così. Cazzo. Merda di lag. Mi ha fottuto il lag. Merda, ero lì con loro. Vediamo. Vedo un po' di pirlate lì davanti. A fatica lo sto recuperando. Un assetto fantastico. Recuperato. Però l'hai tagliata, amico. Non si fa. Quella era la penalità. No, mi è andata via. Ho preso il dosso lì. C'è il cordolo. Cosa sto combinando quello? Sul passo pulito. Vediamo se c'è risposta. Niente da fare.
Ottimo cosa. Sto guidando abbastanza bene. Ma non così bene da riprendere maledetto davanti. No, 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 attenzione. La sabbia. L'uomo sabbia mi stava risucchiando. E di nuovo ritorna il mio moscerino davanti agli occhi. Questa non l'ho fatta proprio velocissima. Se dietro la tagliano mi recuperano. Ok, ho evitato il cordolo apposta. Staccata fortissimo perché ho sbagliato. Però va bene così, qua ci si può allargare tanto sulla prima curva per poi stringere bene l'ultima, cioè la seconda. E qui ho tagliato. Ultimo giro, ultime curve. Se la sta ridendo Gian, che è riuscito ad andare a vincere con la Zenvo. Ma vincerebbe anche con l'Isetta quello. Aia, fatta male. Attenzione perché ce l'ho dietro. Va bene così. Baden Stella non ha avuto la meglio su di me. Aspetto tutti loro in ospedale. Allora, ho fatto un tempo sul giro migliore di Gian, ma Gian l'ha fatto pulito. Sì. Quindi complimenti a lui. Dito. Bella gara, eh? Peccato che mi ha tirato, tu non l'hai vista Gian, non so se mentre guidavi l'avevi vista, ma ha tirato una laggata quando eravamo tutti vicini, all'ultima curva del primo giro mi pare, e mi ha buttato fuori, perché sennò eravamo lì almeno. Va bene, allora facciamo un'ultima garetta da commentatore e poi direi che questa live può finire, anche perché 1 ora e 42 non è affatto male, sono stato contento che qualcuno comunque è sempre rimasto connesso, sono stato contento della chat come al solito. Tanto 18 milioni in cassa, eh? Finalmente anch'io riesco a mettere da parte qualcosina per andare in ferie. Brands Hatch, un bel circuitino, tra l'altro proprio con la lancia turbo, quella che ho guidato prima, quella che mi ha fatto decidere di scendere in campo, scendere in pista, quello con la Veneno certe laggate, infatti quello con la Veneno proprio per quel motivo, che all'inizio pensavo lo stesse facendo apposta il merda, perché lo stavo passando all'esterno, nelle ultime due a destra che ci sono Hockenheim. Ho detto magari si è sentito offeso e mi butta fuori, invece no, poi ho visto che ha laggato e diciamo che l'ho perdonato perché tanto poi l'ho umiliato dopo. Ok, modalità telecronista, quindi Gian è tutta tua questa. Saremmo partiti primo e secondo, ma lascerò questo duro compito a Bud e Stella di venirti a prendere. Sì, andiamo di lancia, però vai solo tu. Ma tra l'altro la tua livrea è spettacolare, andiamo a vederla. Peccato che non si possa vedere meglio. L'hai fatta in carbonio? Bella, mi piace proprio. Ma probabilmente ci hai guidato in qualche campionato, perché ti sei impegnato. Con 18 milioni prendi di 180 Formula Ford. Perché? Perché non prendersi un po' di muscle car? In realtà i soldi dopo un po' in forza non servono più. All'inizio fai fatica,
perché ti propone sempre di comprare delle auto scontate, che scontate vuol dire invece di 1,5 milioni te la paghi 1 milione, e quindi non riesci mai a fare cassa prepotentemente. Invece dopo un po' le auto vengono sempre regalate, quindi tutto quello che incassi ti rimane. Anybody in this game chat, yo? Abbiamo ancora dentro il Jack 25i. Hello, hello. Sì, un campionato di un anno fa, e vedi, sembrava proprio una livrea fatta con impegno. Un anno fa, cioè praticamente quando è uscito Forza. Vabbè, no, vabbè, il tempo passa. Forza è uscito già da 1 anno e mezzo, più di 1 anno e mezzo. È uscito a settembre, no, ottobre 2017 forse. Roba fatta tutta su 2 piedi proprio, 5 minuti, però fa la sua scena. Ok, ultima gara di questa live, perché i moscerini mo prendo la paletta quella elettrica che va a 10.000 volt e li folgoro tutti quei bastardi. Roba fatta su 2 piedi, ok. Jandaz partito, Balstella lo sorpassa subito di motore, si vede che ce n'è di più. Restiamo un attimo con l'inquadratura della TV, almeno per queste prime curve. Bellissime queste visuali, elogio molto Forza Motorsport in questo. Guardate l'italiano Gian, mi piace molto il contrasto della bandiera italiana con la carrozzeria fatta in carbonio, quindi diciamo un grigio scuro. E Gian è lì dietro il gruppetto, quindi quarta posizione per Gian. Guardatelo come è inquadrato, ha già graffiato la sua vernice. Stavo dicendo preceduto da Jack, ma è stato già sorpassato da Gian, e questa pista la conosce molto bene. L'ho visto correre in live su Twitch con la Miura in questa pista e la guidava da Dio. Una pista che ti porta facilmente all'errore perché è molto stretta e le curve sono abbastanza cieche, soprattutto in questa tratta. Juran davanti in prima posizione, anch'esso con la lancia turbo se non ho visto male. E qui c'è tanta bagarre, Gian è dentro, attenzione anche a Bud Stella dietro di lui, Bud and Stella, cioè Bud e Stella sono dei nomi delle birre. Probabilmente sì. Qui c'è il sorpasso, sta per arrivare un sorpasso in un punto critico, dentro il motore, siamo sul cofano di Jandaz, in questo discesone a destra, attenzione, è l'ultima curva, stiamo per tagliare il traguardo del primo giro, ce ne saranno altri 4, Jandaz è incazzato come una bestia, sento proprio il motore che sprigiona bestemmie, sprigiona rabbia. Gli ottani della benzina sono elevatissimi, una macchina pompata a nitrometano, a differenza di quella di Juran che sembra invece riempita con un po' di gasolio di palma. No dai, sto scherzando, anche Juran se la sta cavando, hanno dato del bel distacco a C4 in terza posizione e già si permette il lusso di un errore perché voleva arare quel pezzettino di prato, perché giusto dopo la gara passeranno a seminare. Bello Brand Zatch quando non devi guidare, perché veramente, ripeto, non è assolutamente facile. Godersi le gare così è tutta un'altra cosa, senza incidenti, con le auto vicine. E qui sta prendendo metri, si vede a occhio, si vede dal cronometro. Guardate che linee perfette. Mi piace molto. Allora a questo punto direi di goderci un po' di visuale. Allora, siamo su Juran, di goderci un po' di visuale di Juran che ha fatto un dritto, forse se non ho visto male, di gioco, attenzione al cartello, però non faccio in tempo a inquadrare così bene Gian. Stessa auto per loro due, Juran è un olandese, 3 secondi di distacco, Gian sta scappando, andiamo a goderci un giro del campione. Guardate come guida Gian, targata strike. Preciso, ingresso curva controllato, una linea regolare. E qui la staccata in discesa, sentite quando frena Gian che lascia anche un pelo di gas dentro per mantenere l'auto dritta, si chiama quello che è obbligatorio fare con certo tipo di auto, ovvero il famosissimo tacco punto attacco. Ovvero che mentre lasci la frizione per scalare eviti che ti dia il colpo di freno motore tenendo un po' di gas, quindi l'auto è più controllata in quello che fai.
Guardate qua che derapata impressionante di Gian. Vedi, queste sono le cose che se le faccio io vado dritto, invece lui no. Lui si permette di fare anche questo. Info altro, no, facciamo un cruscotto, così vediamo bene come dosa. Attenzione, vedi qua io stavo per dire va dritto, invece no, anche perché è una moto fantastica, con un assetto fantastico. Forse su Laguna Seca l'avevo guidata, una pista che mi piace molto anche perché è corta. Guardate come è entrato da Dio in quest'ultima curva a destra. Cioè qui sembra che il differenziale sia fatto su misura, proprio cucito da un sarto su di lui. A cavallo del cordolo, ma comunque rimanendo nel giro pulito. Uno sguardo dietro, ma non si vede nessuno assolutamente. E intanto guardate anche il cofano, targato ops, praticamente ci si è atterrato qualcuno. Il paraurti è un po' sagomato male, quindi una tamponatina se l'è fatta prima. Sentite come guida con la frizione, ovviamente, anche se poi nella modalità replay questa cosa è accentuata. Sentite questo limitatore che entra quando c'è la cambiata con il gas pigiato, ma in realtà quando giochi senti la differenza non è sempre uguale, cioè non è che ogni volta fa è diverso a seconda del numero di giri a cui cambi, della quantità di gas che metti nel cambio marcia. Però lo puoi vedere solo quando sei nel tuo gioco, non nelle modalità replay, né tanto né quella offline né quella live. Mi piace un sacco come fai l'ultima curva, Gian, è favolosa, sembra che c'hai una rotaia sulla ruota posteriore esterna. Sì, quindi ultimo giro, andiamo a questo punto a vedere dietro, perché qui ho capito che sei bravo. E questa che auto è? Cos'è stato? Una Datsun Bobcat Racing 280 ZX Turbo. Se la canta bene, però quelle grondaie lì non mi convincono per niente. Quindi le posizioni sono abbastanza consolidate, non penso ci saranno cambiamenti qui per il podio. Andiamo un attimo a vedere il quinto e il quarto se c'è qualcuno. Questo è Jack 25, l'italiano, con la Ferrari 512 BBLM, detta Ferrari France. Ci ha fatto un bellissimo video che DDT, se è ancora collegato, si ricorderà benissimo, perché se non sbaglio è proprio da questo video, da video di quest'auto, che ho iniziato a seguirlo, almeno così mi aveva raccontato un giorno. Una gara fatta a Long Beach. Dietro non c'è nessuno, torniamo un attimo sul primo che starà per tagliare il traguardo in questo momento, vediamo. Infatti così è, ultima curvone per lui, complimenti Gian. Le hai vinte tutte tu, tranne una con la Chevelle, che non per vantarmi ma l'ho vinta io, diciamo che lì hai fatto un po' cagare, cioè hai tentato un sorpasso, ti ho fatto l'incrocio. Io mediterei parecchio prima di andare a letto su quello che hai combinato. Grande Gian. Yes, DT, BBLM versus Corvette, bravo, io la chiamo Ferrari 512 France, ma è quella lì che hai detto tu, ma il corvettone mi ricordo che andava veramente come un dannato. E da lì che ho iniziato anche a fare i video montati con le visuali diverse, e poi ho scoperto che alla fine era una grandissima cosa, venivano molto bene. Complimenti a Gian. Bella la tua livrea, devo dire che mi piace molto. Attenzione, un po' di strane schermate di forza. Allora, Gian, facciamo così. Io esco un attimo da questa stanza. Tu rimani lì. Allora, Sebring mi mangia le mani. Sì, esatto, Sebring già. Sì, però dai, è stata bella comunque. Probabilmente dopo me la vado a rivedere. Io gli ultimi giri li ho fatti male perché ho tirato qualche staccata impiccato e meno male che c'era la linea di frenata.
Ti dicevo Gian, adesso io esco un attimo dalla I'll lobby, try this thing. tu resta lì, perché poi ti scrivo e magari mi attacco con le cuffie. Però la live la vorrei chiudere perché siamo quasi a 2 ore. Sono stato contento che tutti quanti, cioè che ci sia sempre stato qualcuno. Vi faccio vedere, intanto piovono zanzare, ma anche 1000 piedi, robe brutte. Cosa sta succedendo qua? Volevo farvi vedere, giusto per chiudere, la livrea in carbonio gli toglieva peso e propongo la squalifica immediata. Può essere. Anche il sangue del tipo che si è spalmato sul cofano. Allora, giusto per chiudere, vi faccio vedere una ragazzina che è qui nel garage, che aspetta di apparire in pubblico, ma che si vergogna ancora tanto. Probabilmente l'avrete anche già vista. No, scusate, ma non siamo su Chevrolet. Eccola qui, Charger Daytona Amy. La livrea ovviamente è work in progress, come c'è scritto, non sarà assolutamente squalifica per Vettel, sì, ovviamente sempre squalifica per Vettel. Non sarà questa, però anche questa qui, come vedete, è un grigio carbonio. È un barcone impressionante, ragazzi, veramente impressionante. Ma ancora non riesco a farla andare, veramente un'autostrada. Capisco che sia difficile perché comunque è lunga, per cui cos'è che si può inventare? Non più di tanto. Vedete anche la campanatura sulle ruote sia anteriori che posteriori, vedete come l'angolo sia in dentro la parte alta della gomma. Questo per cercare di farla girare di più. L'auto è molto molto guidabile, peccato che non vince, perché quando un'auto è molto guidabile significa che non rischia niente, e se non rischia niente significa che non va un cazzo. No, in realtà è un'accelerazione fantastica, soprattutto nel cambio manuale con la frizione. Però al primo giro, poi dopo gli altri giri mi perdo un po' via, non so, non riesco a mantenerla efficiente. Comunque lei esiste e prima o poi uscirà, oppure no, oppure rivoluzionerò l'assetto e lo farò S800, non lo so, devo vedere. Comunque l'auto è questa. Ok, grazie a tutti per i messaggi, direi di aspettare a questo punto 2 minuti e mezzo e fare cifra tonda con la live, fare 2 ore nette. Visto che prima le abbiamo nominate, vi faccio vedere anche le Hot Wheels di questo gioco, auto abbastanza strane, guardate qui sotto, vabbè questa qui è un'auto modesta classe D, è un'auto tranquilla, ovviamente tamarra come, cioè questo da Street Custom Las Vegas, non ha tantissimi cavalli ma è bella da vedere. Poi abbiamo la Bone Shaker, che dire che è bassa, non so, ma il teschio, vogliamo parlare del teschio davanti. Questa gli manca solo le fiamme, probabilmente le fa veramente le fiamme che escono dal motore. Ha giusto qualche scaricuccio, come si dice a canne mozze, giusto, spalla bassa delle gomme, 300 kW. Poi abbiamo la Ford Mustang versione Hot Wheels, che sembra quella di, come si chiama quel film? Dead Race, sì. Bella, 375 kW. Chevrolet Corvette ZR1 del 70, molto bella anche questa. La versione originale è una delle mie Corvette preferite. E poi abbiamo questo bolide Twin Mill con 2 motori, 1044 kW. Ciò vuol dire a occhio e croce 1400 cavalli. A occhio e croce, ma secondo me anche di più. E si guida, vedete, maneggevolezza 4,7, quindi fa abbastanza cagare. Ovvio, velocità 9,6, andrà a 450 all'ora sta macchina. Chevrolet Camaro Super Sport Coupé, una Camaro abbastanza classica, rivista un po' per il 50° anniversario. E poi il Beetle della Volkswagen con 123 kW, discreto, bello, tamarro, coi cerchi un po', come dire, schiacciati all'interno. Voglio vedere qualcuno sui San Pietrini con la Boncia. Questa qua, ti prego, in giro per Milano o per Roma con questa. Sì, ma anche
Questa qui alla fine mi sa che tocca. Prendere i tritombini si impenna al contrario. Peccato che siamo in 6 in live, nel momento proprio in cui volevo chiudere. Siamo in tanti ancora. Cioè in tanti per i miei standard. Non ho molto altre auto da farvi vedere. Le Formula E ci sono anche in questo gioco, molto belle. Questa è la Mustang RTR su cui ho fatto il mio ultimo video, che ha fatto abbastanza cagare, mi dispiace parecchio. Mi dispiace parecchio perché ci ho messo impegno in quel video. Ho anche usato nuove basi musicali, però ho visto che ha fatto cagare, tipo 40 views rispetto al precedente sulla visuale dal cofano che ne ha fatte 200, era andato da Dio. E tra l'altro un mezzo che secondo me, come lo vedi, ti viene voglia di sentirlo, di vederlo in pista. Un assetto da drift base trasformato da me in un assetto da circuito condiviso, quindi se volete scaricarlo si può fare. Queste le altre Mustang RTR, cambia le livree, e questa qui è un po' più umana, ma io preferivo questa. E basta, direi che ci siamo, quindi anche questa è una grande, bellissima auto, Donkerwood D8 GTO, mi piace un sacco, guidata a Laguna Seca, ci ho fatto un video. E poi chiudiamo sulla Viper, scusate è sotto SRT però. Chiudiamo con questa Viper, marchiata SRT. Questo è stato il mio secondo tentativo di elaborazione ed è riuscito da Dio. Io quando guido questa macchina anche a distanza di mesi mi trovo subito bene ed è competitiva sotto ogni aspetto, ragazzi. Questo è veramente un capolavoro di auto, bella da vedere e bella da ascoltare anche, veramente veramente bella. Ok, è il momento adesso è arrivato il momento di salutarvi perché devo disinfestare la casa che è piena di insetti. Un saluto da Mapo. Del weekend vado in ferie, quindi non so per quanto dovete aspettare per il prossimo video. Magari ci sparerò dentro una cosa veloce. Farei ancora un video come quello sulla BMW partendo dall'auto base confrontandola con quella da gara. Quello era stato un bel video e potrei ripeterlo. Però se hai ascoltato quello che ho detto prima, ho in coda 2 o 3 videoci da sparare fuori su cui ancora non ho materiale, che però probabilmente farò per primo. Sì, ma le elaborazioni lo sai di DT che alla fine mi vengono. Davvero bella la Viper, sì, davvero bella, sono d'accordo. Ok, quindi non so quando uscirà il prossimo video, arriva l'estate, andrete in ferie anche voi sicuramente. Scrivetemi se volete chiedermi qualcosa, guardate i video, quelli che non avete ancora visto nel mio canale, che sono tanti. Facciamo una bella cosa. Io dico sempre questo. Il mio canale è bello da vedere perché secondo me le anteprime, dov'è che è il mouse? Però aspetta un secondo. Intanto interrompiamo lo streaming un secondo. Ok, qui c'è la Pixbox. Allora, il mio canale, vi faccio vedere una cosa. Eccoci qua, spostiamo il browser. Cioè, secondo me merita. Quindi se non avete visto, no, questi sono i video di altri di cui non me ne frega assolutamente niente. Mi sono perso. Qual è il problema? Perché non mi fa vedere il mio canale? Quante storie, madonna mia. Dai, Recording Game, dov'è il tuo canale? Qua? Ok. 916 iscritti intanto, quindi vuol dire che qualcuno si è iscritto, ti ringrazio. Non so chi, ma ti ringrazio. Cioè, quando io vedo questo, a me piace, mi piace vedere questa cosa. E non capisco sinceramente, cioè, ho bisogno veramente di più risultati, anche se poi questo non mi sta fermando minimamente. Però mi spiace, soprattutto a video come questo qui, la magia del montaggio backstage, basato sul video
originale del green screen, ovvero questo qui, che comunque i suoi risultati un po' li ha fatti. Mi aspettavo che anche quello del backstage fosse interessante, invece no. Forza Motorsport ha preso sicuramente la meglio su tutti i miei video, non mi dispiace la cosa, però dopo un anno in realtà quasi 2 anni che ho ripreso seriamente, mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più. Non lo so, magari, dico sempre, magari il prossimo video andrà bene, magari ci sarà la svolta e di conseguenza anche i video successivi saranno tutti buoni. Perfetto, allora adesso è veramente tutto, fatemi chiudere la live, un saluto da Mapo, ci vediamo presto, ciao!